Dopo aver sconfitto Mitridate e ripristinato il dominio romano in Asia, Silla si stava organizzando per portare il suo esercito in Italia. Nella penisola gli umori erano contrastanti. Mentre il Senato era aperto alla mediazione, i consoli erano decisamente schierati per la guerra ed avevano iniziato a trasportare le truppe in Croazia per fronteggiare l'esercito di Silla. L'esercito però non era contento di dover combattere contro compatrioti che si erano coperti di gloria. Il malumore sfociò in una rivolta in cui perse la vita il console Cinna in persona. Silla intanto si era procurato la flotta necessaria a tornare in Italia con le sue truppe. Egli, da abile diplomatico, fece precedere il suo arrivo da diplomatici per assicurare gli italici circa le sue intenzioni al rispetto di tutti i diritti acquisiti dai cittadini, vecchi o nuovi che fossero. Offrì ai senatori protezione per mezzo del suo esercito, domandando in cambio di riavere le proprietà che gli erano state confiscate e che gli fosse restituita la carica di augure che Mario gli aveva tolto illegalmente. I negoziati però fallirono e Silla attraversò la Grecia, imbarcò l'esercito a Durazzo e sbarcò a Brindisi senza trovare resistenza. Le 5 legioni a disposizione di Silla superavano i 40.000 uomini, ma i suoi avversari disponevano invece di un esercito molto più numeroso, arrivando a contare, secondo alcune fonti, ad oltre i 200.000 uomini. Tuttavia questi erano inesperti e di dubbia fedeltà. Tra i Sillani si contavano pure i comandanti migliori del tempo, come Metello Pio, Marco Licinio Lucullo, Marco Licinio Crasso e soprattutto Gneo Pompeo. Per il consolato dell'anno 83 i Mariani avevano scelto Lucio Cornelio Scipione, esponente in Senato dell'ala moderata, e Caio Norbano, uno dei cittadini di acquisizione recente. Erano state affidate loro 2 armate con cui opporsi a Silla. Il primo scontro avvenne alle pendici del Monte Tifata, in cui le truppe raccogliticce di Norbano cedettero e ripiegarono verso Capua. L'esercito mariano lasciò sul campo 13.000 uomini, a fronte di perdite rilevanti tra i Sillani. Silla e Metello marciarono allora contro l'Alto Console. Scipione si disse favorevole a un negoziato e i due generali raggiunsero un accordo, che il console inviò al collega per essere ratificato anche da lui. Tuttavia l'accordo fu trasportato da Quinto Sertorio, un accanito antisillano, che sulla strada per Capua attaccò il presidio sillano di Suessa Aurunca, rompendo così la tregua tra le parti. Riaperte le ostilità, Scipione realizzò che in tutto quel tempo Silla aveva introdotto dei propri uomini all'interno dei propri accampamenti, per fomentare la sedizione dell'esercito consolare. Così i 25.000 uomini al servizio di Scipione passarono dalla parte di Silla. Scipione, liberato, si diresse a nord, dove comandò le operazioni contro Pompeo, per finire ancora una volta battuto e costretto all'esilio. Silla, parallelamente alle operazioni militari, proseguiva le azioni diplomatiche, per attirare a sé l'appoggio degli italici. Gli unici non contattati furono i Sanniti, già vittime del generale durante la guerra sociale, e da cui non si aspettava di trarre benevolenza. Giunti a questo punto Silla controllava il Piceno, la Puglia e la Campania, mentre il resto d'Italia e tutta la Gallia Cisalpina erano schierate con il governo centrale. Per il consolato dell'82 furono scelti Papirio Carbone, divenuto capo della fazione mariana, e Caio Mario Juniore, il figlio dell'Arpinate. La scelta di Mario portò la partenza di Quinto Sertorio, che partì alla volta della Spagna. La partenza di Sertorio priverà il partito mariano di uno dei comandanti più competenti tra le loro fila. Poco dopo Metello sconfisse lungo il corso dell'Esino uno dei legati di Carbone e Pompeo batté lo stesso Carbone obbligandolo a ripiegare verso Rimini. Intanto Silla marciava verso Mario, ingaggiando battaglia su terreno sfavorevole, presso Preneste. Qui Mario in un primo momento respinse i Sillani, poi quando 5 corti del suo esercito passarono a Silla, le sue forze ripiegarono su Preneste, dove furono assediati dopo aver perso 20.000 uomini. Silla lasciò Lucrezio Fella a proseguire l'assedio, mentre lui marciava verso Roma, da cui proseguì verso l'Etruria, giungendo in vista di Chiusi. Egli mirava a conquistare l'Etruria, l'Umbria e la Gallia Cisalpina, ancora in mano mariana. Intanto Pompeo batteva un'altra armata nemica presso Spoleto, mentre Quinto Metello Pio era sbarcato a Ravenna per affrontare Caio Norbano. I Mariani, per risollevare il morale delle loro truppe, decisero di liberare Preneste e fecero convergere 2 armate,
una al comando di Censorino e l'altra da sud, composta di Lucani e Sanniti. Contro il primo esercito mosse Pompeo, che uscì vittorioso dallo scontro. La seconda armata era, per il momento, bloccata da Silla in persona, le cui truppe, schierate in posizione forte, non potevano essere sloggiate. Caio Mario Juniore, da parte sua, tentò una sortita, venendo respinto, mentre Norbano, venuto sonoramente battuto da Metello Pio, scappò a Rodi. Papirio Carbone rischiava ora di essere preso in mezzo tra l'esercito di Metello e le forze di Silla. Vista la situazione, pensò bene di rifugiarsi in Africa. A difendere la causa mariana non restava che l'ultima armata, composta di Lucani e Sanniti. Questi, bloccati da Silla, decisero di muovere verso Roma per attirare il generale in campo aperto, dove avrebbero potuto giocarsi le sorti dello scontro in un'unica battaglia. Erano le calende di novembre, quando, a meno di 2 chilometri da Porta Collina, si accampò l'ultima grande armata mariana. Silla giunse ad affrontare l'armata mariana schierando sulla destra le truppe al comando di Marco Licinio Crasso, mentre Silla stesso comandava l'ala sinistra. I mariani avevano disposto alla sinistra i reduci delle armate sconfitte, mentre sulla destra furono posizionati i Sanniti, acerrimi nemici di Silla. I due eserciti si scontrarono e presto le truppe di Crasso misero in fuga quelle dei legionari mariani, mentre sulla destra dello schieramento sillano i Sanniti respinsero i legionari di Silla, che ripiegarono verso Roma. Il presidio cittadino di Roma però chiuse le porte alla città, così che i legionari di Silla furono costretti a riorganizzarsi in un disperato tentativo di resistere ai Sanniti. Lo scontro fu durissimo e si protrasse fino a notte, quando le truppe di Crasso tornarono ad aiutare i commilitoni, accerchiando e sbaragliando i Sanniti. Pochi giorni dopo cadde Preneste e Mario Juniore si tolse la vita. Si concludeva la guerra civile, che secondo Appiano era costata oltre 100.000 morti e che si era conclusa con la distruzione quasi totale del Sannio. Si era all'anno 82 a.C. e Silla, a questo punto, essendo morti entrambi i consoli, si fece eleggere dittatore a tempo illimitato. Questi, per evitare il dilagare delle violenze e delle rappresaglie ai danni della fazione mariana, escogitò allora il meccanismo della proscrizione, con l'obiettivo di limitare ad un elenco limitato il numero di persone oltre le quali non sarebbero stati ammessi soprusi. Carbone fu catturato a Pantelleria e giustiziato da Pompeo, che riconquistò l'Africa, mentre Caio Norbano si tolse la vita a Rodi per paura di essere consegnato a Silla. Resisteva tuttora in Spagna alla testa di un esercito Quinto Sertorio. Tra il 29 e il 30 gennaio Silla celebrò il proprio trionfo e tra le prime misure adottate vi fu naturalmente la sistemazione dei veterani. Grazie infatti alle confische territoriali e ai danni delle comunità schieratisi con i suoi avversari, egli assegnò lotti a oltre 120.000 uomini. Essendo molti senatori morti durante il conflitto, Silla ne nominò di nuovi ed aumentò il numero dei membri del Senato nominando senatori tra i membri delle nobiltà italiche. Per quanto riguarda le singole cariche, Silla intervenne a limitare drasticamente il potere dei tribuni della plebe e provvide a regolare l'assegnazione delle cariche nel corso della vita politica dei politici romani. Non meno importante vi fu l'estensione del Pomerium, che venne portato alla linea dell'Arno e del Rubicone. Il nostro protagonista depose regolarmente alla dittatura il primo giorno di giugno, al termine dei 6 mesi previsti per quella carica, e ricoprì poi, come previsto, il consolato per l'anno successivo, insieme a Quinto Cecilio Metello Pio. Rifiutò la carica per l'anno dopo e il 31 dicembre di quell'anno rinunciò definitivamente al potere e si ritirò a vita privata nella sua villa di campagna. Il grande generale e politico romano sarebbe morto per cause naturali nel 78 a.C., all'età di 60 anni.